Camere notturne. Me l'avete chiesto in tanti, ci ho messo un po' per fare questo video perché vi posso assicurare che è tutt'altro che semplice. Il mercato è vastissimo. Ci sono state tantissime variazioni, le camere sono diventate nel frattempo da analogiche a digitali, i monitor sono cambiati gli ingressi anche sui nostri strumenti MFD. Però, diciamo, ho cercato di aggiornarmi, ho studiato molto in questo ultimo periodo, ho fatto diverse ricerche e ho ottenuto anche diversi risultati che voglio condividere ovviamente con voi. Il sistema che vi propongo è quello che vi serve per poter uscire la notte con la vostra barca al buio e riuscire a vedere prima di tutto le altre barche e a una distanza almeno di 250-300 metri. Eventuali sacchetti di plastica o altri oggetti che possono essere sulla superficie dell'acqua anche a 50-100 metri di distanza, vedere bene l'ingresso del porto, eventuali altri ostacoli, fari, pali, tutte queste cose si può fare e si può fare anche spendendo relativamente poco, cioè veramente poco, qualche centinaio di euro. Non vi consiglio proprio un impianto spendendo 30 euro per la camera perché per esperienza personale vi posso dire che vi dura niente. L'ambiente marino è abbastanza aggressivo e le camere devono essere costruite almeno meccanicamente abbastanza bene. Ma andiamo ad approfondire innanzitutto questo mondo delle camere perché non mi piace l'idea di dirvi semplicemente qual è l'oggetto finale che vi propongo, ma vi faccio capire qual è il mondo in cui ci stiamo muovendo e poi magari faremo un altro video più approfondito, sicuramente farò una live nel prossimo periodo, adesso non lo so quando voi andate a vedere questo video, però a seconda di quando andate a vederlo, forse la live è già stata fatta, perché la farò una decina di giorni dopo che pubblico il video. E la potete ritrovare comunque sul canale, dove risponderò a tutte le vostre domande. Diciamo che nel mondo delle camere si può veramente dividere in tantissime parti. Quelle che a noi interessano di più sono sicuramente le camere notturne per la sicurezza, ma che non vengono utilizzate per la sicurezza e la trasmissione dei dati in cloud e quindi poter vedere questa camera da altri posti che non sia la stessa barca. Si può fare, ma non ha senso perché non è l'uso che dobbiamo fare. Poi si dividono in tre grandi categorie. Ci sono quelle economiche, che vuol dire camere che arrivano fino a 100, 150, 200 euro. Non c'è una via di mezzo, diciamo, perché secondo me per avere un senso bisogna spendere, per andare nei livelli successivi, bisogna spendere almeno 1000 euro, 1500 euro. Ecco, l'ideale è intorno ai 2000 perché c'è una camera, la Nightweight, che veramente va molto bene, l'ho testata ed è ottima. Dopo sui 1000 invece abbiamo camere a intensificazione di immagine tipo queste, quindi portatili, però questa per inciso ed è stata la mia prima camera notturna che utilizzavo penso 20 anni fa, una cosa del genere, e ovviamente non puoi fare un uso continuo di una camera come questa. Questa qua ti metti a guardare i dettagli, se ti interessa andare a capire qualcosa di una certa zona, la prendi, la usi, però ormai questa camera qui è super superata perché, torno a ripetere, in 20 anni la tecnologia è andata avanti tantissimo. Trovate in commercio camere che fanno questo servizio, che sono più piccole e funzionano molto meglio. E lì dopo vi spiegherò, ci sono differenze con luce lunare, luce stellare, a seconda della sensibilità che si ha in queste camere fondamentalmente. E dopo c'è quella che interessa a noi, che è questa, che è la camera di sicurezza. Questo è proprio il modello di cui, ecco, adesso vi mostro le immagini che ho girato sulla mia barca, che avevo collegato al mio MFD, un multifunzione. I multifunzione, quelli un pochettino più evoluti, hanno tutti più o meno un ingresso video, che può essere analogico o digitale.
questa è una camera analogica ed è un tipo di camera, non sarà questa perché questa non la fanno più. Però in questo video parlerò proprio di una camera come questa che può essere acquistata per meno di 100 euro, può essere gestita, quindi visualizzata su un suo monitor dedicato, anche questo che costa meno di 100 euro e che ha un impianto di costruzione veramente semplicissimo, cioè si monta la camera, si hanno due spinotti, su uno si ha l'uscita video, che è questo BNC qui, ve lo mostro meglio, eccolo, e dopo si ha un cavetto, questo qua, che è l'alimentazione a 12 volt. Data alimentazione e collegato il BNC, abbiamo già l'uscita video analogica sul nostro monitor. E adesso dobbiamo iniziare il video perché vi devo dare tutta una serie di dati. Non è banale, cioè non mi piace farla proprio così banale. Metti questo, collega il monitor e tutto funziona. Funziona sicuramente, probabilmente avete anche un risultato, ma ci sono tanti piccoli dettagli che se li andiamo a scoprire insieme vi dimostrerò che fanno la differenza su quello che andate a fare proprio alla fine. Prima cosa importante, l'illuminazione. Queste camere non sono camere IR, cioè che funzionano a infrarossi e che vedono le cose a seconda della temperatura che hanno, che poi vi dirò, vabbè, esistono, sono su una categoria completamente diversa di camere perché parliamo dai 3-4 mila euro in su, però tutto sommato per l'uso che dobbiamo fare noi sono pressoché inutili. Quelle camere lì funzionano molto bene quando una persona finisce in mare, per esempio, e tu con la barca la vuoi cercare e vedi molto bene la faccia, il viso, la testa della persona o il corpo rispetto alla superficie dell'acqua perché ha una differenza di temperatura molto elevata. Ma se noi andiamo, per esempio, sotto costa, ci sono degli scogli di una secca o c'è qualcosa che galleggia sull'acqua o una semplice anche una busta di nylon, non la vedremo perché queste cose hanno la stessa temperatura dell'acqua e quindi non sono visibili con una telecamera termica. Questo è il termine di queste telecamere. Questi sono accessori che vengono montati su delle camere particolari che servono per la sicurezza e soprattutto per la ricerca in mare. Riprendiamo quindi il discorso. Come vede la camera? La camera vede perché ci sono delle onde elettromagnetiche che colpiscono il sensore interno. Allora, prima di tutto il sensore interno deve essere di buona qualità, deve funzionare con almeno 0,1 lux. Lux sono praticamente l'unità di misura che dà la sensibilità del sensore che c'è all'interno. Più sono bassi questi lux, più il sensore è in grado di visualizzare anche oggetti che emanano pochissima luce. E noi abbiamo due sistemi per far vedere alla nostra camera gli oggetti che ci circondano. O utilizziamo la luce che viene emessa da questi oggetti e quindi l'oggetto stesso è leggermente luminescente, diciamolo così, oppure dobbiamo illuminare noi questi oggetti per fare in modo che questa nostra luce che illumina gli oggetti dopo rifletta e sia vista dal nostro sensore. Essendo il nostro sensore sensibile anche alla luce di frequenza più bassa rispetto alla nostra vista, noi possiamo illuminare gli oggetti con un faro IR, quindi che per noi risulta semplicemente spento, che non emette nessuna luce, ma che fa vedere al nostro sensore benissimo tutte le cose riflesse. Quindi noi possiamo utilizzare una camera, tra virgolette, economica. Quasi tutte le camere hanno questo tipo di funzionalità, cioè riescono a vedere gli IR, e illuminiamo la zona dove stiamo navigando con la nostra barca con uno o più fari IR. Bisogna solo stare attenti a una cosa. Quando noi illuminiamo col faro IR, ovviamente questo illuminando illumina una zona molto ampia e illuminerà sicuramente una parte anche della barca. Se noi nel campo visivo della camera abbiamo una parte della barca, essendo questa anche molto vicina al faro, questa ci farà
coprire l'immagine, fra virgolette, da tutta la sua luce riflessa. Quindi dobbiamo cercare di mettere la camera, di far puntare la camera una zona dove non ci siano parti della barca illuminate dal nostro faro IR. E abbiamo due soluzioni: o mettiamo la camera più avanti, quindi evitiamo che si veda la tuga della nostra barca, o mettiamo il faro IR più avanti, in modo che non illumini la nostra barca. È un po' come il nostro faro che usiamo sopra, quei classici fari che servono per vedere con i nostri occhi le cose che sono in mare o la banchina. Se questi colpiscono la barca, la luce stessa della barca ci acceca. Succede la stessa cosa con queste camere. Se noi abbiamo un faro IR che illumina la barca, questo ci acceca. Vi dico questo perché il problema non è dato solo dal faro IR che noi andiamo ad aggiungere al nostro impianto. Parleremo anche di questo. Vi metterò delle proposte anche di fari che possono essere dai 15 fino ai 50 watt, sono sufficienti IR, ma abbiamo un problema anche con queste lucine qui, perché le camere di sicurezza notturne, e dobbiamo prenderle per forza di questo tipo, perché se no non abbiamo sensibilità e la funzione di riuscire a vedere la luce IR, di solito vengono vendute anche con i LED integrati, e questi LED illuminano la barca. Quindi torniamo lì. La cosa ideale è costruire un qualcosa di provvisorio ed andare a installare solo alla notte davanti la camera, davanti la nostra barca. Adesso parliamo un attimo di focali, perché anche questa è una cosa importantissima. Non tutte le focali vanno bene per il nostro uso. Perché? Voi avete presente, per esempio, la GoPro ha una focale molto aperta, non so, 5 mm, 4 mm, l'obiettivo, e una visione grandangolo. Se noi guardiamo la realtà con una visione grandangolo, abbiamo un grosso problema. Anche le cose che sono relativamente vicine ci sembrano molto lontane. E questo è un problema se noi lo dobbiamo utilizzare per la navigazione notturna. Noi abbiamo bisogno di un obiettivo che ci faccia vedere le cose come le dovessimo vedere noi con i nostri occhi. Se no, non siamo in grado di valutare col nostro cervello la distanza approssimativa delle cose che ci circondano. Quindi non possiamo avere obiettivi con una focale troppo aperta, perché le cose sembrano tanto più lontane, ma neanche con una focale chiusa, perché ci sembrano vicine quando in realtà sono molto lontane. L'obiettivo che io consiglio per fare questo tipo di operazione va dagli 8 ai 12 mm. Questa per esempio è una 12 mm e il video che vi ho mostrato è un video a 12 mm che è simile alla visione che ho con i miei occhi. Quindi riesco a stimare abbastanza bene la distanza di un oggetto. Attenzione, perché questo è una cosa veramente molto importante. Se noi dovessimo usare una GoPro per fare questo servizio di sicurezza, quando ci rendiamo conto che abbiamo un pericolo davanti alla barca, è già troppo tardi, ce l'abbiamo sotto la barca. Se usiamo invece una focale più stretta, ci sembrerà molto più vicino quello che in realtà è lontano, ma soprattutto ci toglierà anche tutto l'orizzonte, cioè tutte le cose che stanno intorno, ci concentrerà soltanto in un punto. Qui, quando parliamo di focale, dobbiamo parlare anche di un'altra cosa. Queste camere si possono usare anche in navigazione, fra virgolette, veloce, cosa che io vi sconsiglio sempre di notte. Non navigate in planata, andate in dislocamento perché ci sono sempre incidenti, problemi, è pericolosissimo. Quindi, va bene, chiusa parentesi. Queste telecamere non sono stabilizzate perché non nascono per un servizio montate, diciamo, su qualcosa che si muove. E la barca, sapete meglio di me, quando ci sono onde si muove. Questo vuol dire che l'immagine sul nostro schermo si muoverà. Se siamo in dislocamento rimarrà abbastanza ferma ed utilizzabile. Se siamo in planata avremo il problema che molto spesso tante cose non riusciremo a vedere, perché il monitor stesso non si riuscirà a leggere.
Qui aggiungo ancora un dettaglio. Anche il monitor ha la sua importanza. Vuoi per risoluzione, non deve essere un monitor con troppi pochi pixel, poche si chiamano linee TV, cioè quante linee riesci a visualizzare per avere una buona definizione di quello che andiamo a vedere, ma soprattutto non deve essere un monitor troppo piccolo. Allora, se noi siamo fermi con la barca e ce l'abbiamo molto vicino, un monitor piccolo potrebbe andare anche bene. Ma visto che noi dobbiamo fare una visione di insieme quando navighiamo, io direi che sotto i 10-12 pollici è inutile andare. Non ci darà, ci potrà servire per un dettaglio, ma non riusciremo a fare una navigazione. Per contro possiamo utilizzare anche monitor con una luminosità molto bassa. Il problema dei monitor, quando uno va a pagare molto monitor, è legato soprattutto alla luminosità. Se il monitor è molto luminoso, si può vedere anche di giorno e chiaramente ha un costo molto elevato. I monitor più economici hanno una qualità comunque buona, però non hanno tanta luminosità di schermo, ma a noi non ci interessa perché noi la notte dobbiamo poter tenere anzi la luminosità molto bassa del monitor, se no questa luce di questo monitor ci darà fastidio. Considerate che la scena che noi andiamo a visualizzare è una scena notturna, quindi comunque il monitor sarà scuro. Però è bene sapere che ci sono delle dimensioni minime. Non vanno bene quei monitor piccoli da 5-7 pollici che vengono installati tante volte sulle auto per vedere dietro, con le camere sulle targhe. Due motivi. La camera della targa abbiamo detto non va bene perché è grandangolare e quindi ci fa vedere le cose molto lontane anche quando sono vicine. E soprattutto il monitor è talmente piccolo che non ci permette di andare a vedere dettagli che invece in navigazione sono importanti, mentre su una macchina dietro sul portatarghe assolutamente no. Ritorniamo ancora una volta alla camera e dopo prenderemo magari gli altri oggetti uno per uno. Tutti questi prodotti ve li ho messi anche in descrizione e probabilmente ci sarà un link unico e voi andrete a finire su una pagina Amazon dove ci sono tutti i prodotti messi diciamo in evidenza in modo che voi possiate vedere prezzi, prestazioni. Comunque fondamentalmente è importante che questa sia fissata bene sulla barca, quindi attenzione anche a utilizzare supporti sopra il T-top che possono essere in qualche modo elastici. Io in una delle prime installazioni che ho fatto su una mia barca storica avevo montato una specie di U in acciaio, però era abbastanza sottile. Ovviamente la camera vibrava e questo non ti permette di vedere niente. Quindi mi raccomando, cerchiamo di montarla in un modo fisso, deve essere ben fissa la camera. La seconda cosa, come vi ho detto, valutate sempre che con la camera voi non vediate degli oggetti vicini alla camera, non so, l'antenna del GPS piuttosto che il radar, piuttosto che una parte del T-top. Quindi cercate di metterla sempre avanti per avere una visione pulita. Le connessioni. Quando andate a mettere il BNC e la presa di alimentazione a 12 volt, sigillate sempre tutto, e qui ho lasciato un pezzetto proprio che potete anche voi vedere, questo, vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco, ecco qui, questo non è scotch, ma è nastro di gomma che vulcanizza all'aria. Sono dei rotoli, costano pochissimo, ve li metto anche questi in descrizione negli articoli che seleziono, che ho già selezionato su Amazon per voi, perché tutti i collegamenti devono essere trattati in questo modo. Questi non sono fatti per essere usati in barca, quindi va montato e sigillato. L'ideale sarebbe montare, passare un 2 giri di nastro isolante normale e dopo sopra questo, in modo che questo non vada a incollarsi direttamente agli spinotti. L'alimentazione di queste camere è abbastanza stabile a 12 volt. Meglio sarebbe avere uno stabilizzatore di corrente. Farò un video su come si collega un MFD, cioè un Multifunction
ho un ecoscandaglio sull'impianto di bordo per proteggerlo anche da sbalzi di corrente dovuti al motore o alle batterie, eccetera. Anche in questo caso sarebbe meglio salvaguardare la camera con una tensione stabilizzata, perché non sono fatte per lavorare su tensioni troppo elevate tipo 13,6, 14 volt che possono essere dati anche dal motore, perché queste funzionano, come vi ho detto prima, non su un impianto di una barca, ma con degli alimentatori specifici a 12 volt in casa. Quindi non è che succeda sempre un danno, però per essere sicuri io vi consiglio di mettere uno stabilizzatore di tensione che potete usare anche per togliere i disturbi dal vostro ecoscandaglio. È lo stesso identico prodotto. Trovate anche quello negli elementi che vi metto sotto. Poi c'è il discorso della luce. Ecco, l'illuminazione della scena. Come vi ho detto, queste già funzionano bene anche con la luce lunare o luce stellare no, stellare ci vuole un prodotto diverso, però già con la luce della luna riesce a vedere bene le altre barche, eccetera. Sicuramente funzionano molto meglio se riusciamo a illuminare la scena, cioè la zona dove stiamo navigando, con un bel faro IR, 50 watt per esempio, dai 20 ai 50 watt. Attenzione che consumano comunque 5-6 ampere, quindi tenete presente questo anche per le vostre batterie, ma se siamo in navigazione si presume che il motore sia in moto, quindi non dovrebbero esserci problemi. Montatelo anche questo in modo da non illuminare delle parti della barca vicino alla camera, perché la riflessione di questa luce darà fastidio al sensore. Questi fari sono praticamente invisibili agli altri. Si vedono giusto dei piccolissimi puntini rossi per dire che sono accesi, ma non danno fastidio. Ai nostri occhi non danno fastidio. Però non guardateli quando sono accesi, perché comunque le onde elettromagnetiche colpiscono la nostra retina e se noi siamo molto vicini a questi fari, sicuramente questa cosa non fa bene ai nostri occhi. Quindi accendeteli, teneteli verso prua, possibilmente montateli a prua. La camera vedrete subito che vedrà benissimo tutto, un sacchetto di nylon anche a 50-100 metri di distanza per intendersi, quindi la visione è spettacolare, ma mi raccomando non puntate il faro verso gli occhi di qualcuno e soprattutto non andate neppure voi a guardare il faro mentre è acceso. Sembra spento, ma vi assicuro che è acceso, quindi non va assolutamente fatto. Mi raccomando, questa è una cosa importantissima. L'impianto dopo a bordo. Io vi consiglio anche qua di mettere 2 interruttori, o uno almeno, che accenda la camera e accenda anche il faro, per non lasciarli accesi anche quando non serve. E soprattutto quando uscite dalla barca dovete avere un metodo, una sicurezza di aver spento la camera e il faro, perché se no voi da fuori non vedrete nulla, ma il giorno dopo che tornate in barca troverete le batterie completamente scariche. Adesso parliamo un attimo di nuovo della camera, la risoluzione della camera. Abbiamo parlato della focale, vi ho detto tra gli 8 e i 12 mm, questa è una 12 mm che mi ha dato degli ottimi risultati. Adesso parliamo dei sensori CMOS. Ecco, non voglio andare troppo nello specifico perché non deve essere un video tecnico, deve essere un video adatto al pescatore che vuole costruirsi un piccolo impianto per la propria barca per viaggiare in sicurezza di notte. Il sensore deve essere comunque di qualità, non possiamo andare su sensori troppo economici perché questi non sono sensibili. Un sensore di qualità che abbia uscita almeno Full HD HD, non serve il 4K. Il 4K serve per fare foto o video a formato professionale, non è il nostro caso, anche perché non abbiamo dopo il monitor 4K. Io vi consiglio una camera analogica. Esistono fondamentalmente 3 tipi di camere e dopo possono avere 2 funzioni, cioè esiste camera analogica, la camera digitale che ha un indirizzo IP e dopo c'è la camera Wi-Fi, che questa è l'ultima uscita fondamentalmente. Allora, partirò dall'ultima. La camera Wi-Fi
È comoda perché vedi il risultato direttamente sul cellulare o sul tablet o sull'iPhone, devi scaricarti un programmino, si collega in Wi-Fi. Però, c'è un però. Innanzitutto gli schermi dei telefonino, dell'iPad sono normalmente piccoli, primo problema. Secondo problema, gli schermi, secondo me, devono essere stand alone, cioè devono comunque continuare a funzionare per tutta la notte o tutto il periodo in cui viaggiamo di notte. Un telefonino si scarica, abbiamo bisogno di ricaricarlo, troppi problemi. E poi il wifi è comunque un sistema un po'... può andare bene in certi casi, ma sono casi veramente specifici. Dopo valuterete voi se nel vostro caso sicuramente è meglio una camera wifi. Per me, no. Secondo caso, camera IP digitale. E qui, se abbiamo in barca un MFD, cioè un multifunction, che può essere Furuno, Garmin, Simrad, Lowrance, che gestisce le camere IP, si può anche utilizzare una camera IP. Di solito queste camere come vantaggio non è che hanno magari una qualità video migliore o, come dire, altre funzionalità che dopo dal punto di vista visivo ti cambiano la vita. No, semplicemente mettendole in rete tu puoi vederle su tanti strumenti diversi. Questo sicuramente è un vantaggio. Se io ho un multifunzione per esempio sul ponte, uno sul flybridge e uno in pozzetto, posso trasferire i dati della camera tramite la rete Ethernet che ho a bordo e vedere questa camera su tutti i miei monitor. E in più, avendo magari la possibilità di gestire più indirizzi IP, io posso anche avere più camere con diverse funzioni e scegliere la camera da andare a vedere. E ho sicuramente in quel caso tanti cavi in meno, senza dover fare un impianto analogico. Però per me quello va bene soltanto sugli impianti delle grandi barche dove hanno più postazioni di guida o in casi particolari dove magari l'armatore vuole avere un controllo e soprattutto devi avere gli MFD che gestiscano le camere con gli IP, oppure almeno un PC. Quindi vedete, diventa abbastanza complicato il discorso. Terzo tipo, telecamere analogiche, come questa, dove ho un'uscita video. Anche qua esistono tanti tipi di uscita di video, ci sono tanti encoder video, e più o meno tutti funzionano, bisogna vedere dopo come funziona il nostro monitor. Finiamo ancora i vantaggi delle telecamere analogiche. Sono comunque immuni ai disturbi, hanno comunque una buona qualità video e soprattutto sono semplici da installare. Basta alimentarle e avere un cavo coassiale che mi trasferisca i dati dalla camera o al mio strumento MFD se ha l'ingresso per una camera analogica, oppure semplicemente un monitor con ingresso analogico. Comunque sui monitor, anche questo sarà un discorso che affrontiamo di nuovo a parte. Adesso parliamo un attimo delle luci. Le luci devono essere ovviamente IR per non darci fastidio a noi, perché se no noi potremmo mettere anche un faro 50 watt bianco sopra la barca, no? Per illuminare. Ma prima di tutto non ti lasciano navigare in questo modo, abbagli tutti quelli che ti stanno intorno, ma poi neppure noi riusciamo più a lavorare perché i nostri occhi hanno bisogno circa di mezz'ora per abituarsi al buio. Se noi abbiamo una luce forte accesa in barca, sapete benissimo che questo non succede e abbiamo grossissimi problemi, proprio per la visione notturna e per la sicurezza della navigazione stessa. Quindi il faro bianco non va bene, i fari IR sì, 100%, nessun problema. Per i nostri occhi sono scuri, bui, non si vede nessun tipo di luce, ma loro illuminano tutto intorno e non diamo fastidio neppure agli altri che magari ci stanno guardando. Anche questi fari devono essere alimentati a 12 volt, questi possono essere alimentati anche direttamente dalle batterie, devono avere un fusibile, ricordate sempre di aggiungere un fusibile, sui fari soprattutto, anche sulla camera meglio, un fusibile proporzionale al consumo del faro,
e bisogna avere un interruttore di accensione e spegnimento che possa comandare sia il faro che anche la nostra camera. Ultimo discorso riguarda i monitor. Vi ho detto, per me la soluzione migliore è usare il multifunzione se ce l'abbiamo in barca. Se non ce l'abbiamo, abbiamo un ecoscandaglio puro, per esempio mi viene in mente il Furuno FCV 588 o anche un GP 1971 o un ecoscandaglio della Garmin Striker o altri ecoscandagli. Ci mettiamo vicino un monitor che possiamo renderlo anche portatile, quindi lo installiamo e lo andiamo a togliere. Abbiamo due possibilità: o prendiamo un monitor con un ingresso video, ma di solito sono abbastanza piccoli, penso massimo 8-10 pollici, vedete poi voi quello che trovo, lo lascio in descrizione, oppure dovete comprare un convertitore che vada dall'uscita video BNC, che trasformi il segnale in un segnale digitale HDMI, e con questo entrate nel monitor, che può essere a questo punto anche un semplice monitor da computer. Li trovate 12-14 pollici. Se avete spazio in cabina, prendetevi un 14 pollici, anche un 20 pollici. Magari lo potete usare anche per il computer, un computer portatile che aggiungerete un giorno. Se avete un bel monitor grande, vi posso assicurare che l'esperienza di navigazione notturna è sicuramente la migliore in assoluto. Sono tutte parti che costano poco, non occorre spendere capitali. Se andate a fare due conti vedrete che siamo sui 200-250 euro tra cavi e tutto il resto. C'è da fare un minimo di lavoro di installazione, ma vi posso assicurare che la navigazione sarà molto più sicura e riuscirete veramente, finalmente, a vedere tutto quando uscite con la barca. Anche per chi esce pochissime volte, questo tipo di impianto ve lo consiglio. Se avete altri dubbi o domande, scrivetemeli sotto. È un argomento vasto. Io non ho voluto approfondirlo in questo video, però se me lo chiederete, se sarete in tanti che avete domande in questo senso, fatemele, che dopo vedrò se fare un'integrazione. Farò sicuramente una live su questo, sicuramente, perché voglio interagire con voi, perché io ci ho messo tanto per trovare l'impianto perfetto. Approfittate del fatto che magari ho un po' di esperienza e voglio condividere molto volentieri. Ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima.